tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un piccolo unboxing di Tessiland per testare una delle novità che da qualche giorno aleggiano nel sito. Ero molto curiosa, ho un progetto in ballo proprio perfetto per testare questo oggettino e quindi vediamo insieme. Ovviamente ho combinato anche altre 2 o 3 cosette che mi servivano, quindi vediamo subito cosa ho acquistato. Ma prima iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Come primo articolo ho integrato la mia scorta di Frida Margarita. Non è più un mistero che sia sostanzialmente il mio filato preferito, una grandissima scoperta per quanto mi riguarda, e quindi ho deciso di realizzare un progettino un pochettino più impegnativo, diciamo un po' più autunnale se vogliamo rispetto al top che avete già visto, e quindi ho dovuto acquistare altro filato. Dopodiché ho deciso di provare, perché ancora non ho mai acquistato questo genere di filo, il Bolli Super Wash. Abbiamo una composizione di lana, acrilico, poliamide e poliestere. Ne ho acquistati 4 gomitoli. Il gomitolo è da 50 grammi per 140 metri, ma tutte le specifiche le lascerò poi alla recensione quando utilizzerò il filato. E mi piaceva moltissimo la nuance, che spero possa rendere in camera, sicuramente molto autunnale. Voglio vedere come si comporta e sono molto curiosa di vedere il risultato finale, la resa che avrà una volta realizzato sul pannello. Ma veniamo al pezzo forte, quello che mi ha spinto a creare questo piccolo ordine. Ho dovuto allontanare l'inquadratura per farci stare questa scocca in salpa. Ho scelto il modello Alfa, come vedete, che è il più grande tra quelli forniti da casa Tessiland. Ne sono usciti, mi sembra, 5, dalla bustina alla Alfa, appunto, passando per le varie misure. Questa è in assoluto la più grande e mi serviva proprio perché avevo questo progetto in mente e mi mancava un po' il sostegno. Vi faccio vedere qual è la differenza al volo con la scocca in salpa che siamo abituati a trovare nel sito di Tessiland. Io ora la ho sotto mano bianca, eccola qua. Intanto la dimensione va bene, ma è proprio la rigidità che è differente. Vediamo se riesco a farvi vedere proprio. Vedete, questo è lo spessore della scocca rigida e questo è lo spessore della salpa classica che abbiamo, vedete, che abbiamo sul sito. Sicuramente sono 2 prodotti diversi che hanno delle funzionalità differenti. Io mi sono trovata molto bene con la classica scocca che abbiamo visto finora sul sito, ma sono molto curiosa di testare questa meraviglia. Spero che vi piacerà il progetto che ho in mente, che uscirà tra qualche settimana. Io concludo qua il mio unboxing, perché per l'appunto avevo ordinato qualcosina a integrazione del mio parco filati, che è sempre più imponente ed importante, e spero di aver fatto cosa gradita mostrandovi anche un pochino più da vicino quella che è una delle novità del sito di Tessiland. Fatemi sapere se vi sono stata utile, vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial.